Bene ragazzi, bene, 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 siamo tornati in zona, dopo 3 mesi, ecco, con questo nuovo video, in cui vi spiegherò qual è stata la mia esperienza come intern, al contempo come ho vissuto il periodo di scrittura della tesi che, per fortuna divina, è combaciato proprio con il periodo di intern in Amazon, poi vi parlerò anche del percorso che ho scelto di intraprendere con uno psicologo e infine degli sviluppi futuri. Detto questo, scusate per il tono della voce, ma ieri ho fatto serata, mi sono proprio... Ci siamo distrutti, ragazzi, ci siamo distrutti. No, forse questa parte qui dovrei toglierla perché non è degna di essere presente all'interno di un video, all'interno a sua volta di un canale che io ritengo essere serio, no, ma a parte gli scherzi, ragazzi, ve lo lascio questa cosa qui perché non mi interessa assolutamente niente. Premessa importante, questo video lo faccio più per me che per voi, nel senso che in futuro ritengo sarà utile andare a riguardarlo per vedere che cosa provavo in questo specifico periodo di tempo e chissà magari farci una risata sopra. Ritorniamo a noi, io 3 mesi fa smetto di fare video, questo perché verso luglio inizio la mia intern in Amazon come data engineer a Lussemburgo, infatti adesso mi trovo nella mia casetta a Lussemburgo, come potete vedere qui alla mia sinistra ci sono anche i libri per fare in modo che voi abbiate di me un'immagine molto elevata e che quindi crediate a ogni cosa che io dico, per quanto sia malsana e non veritiera. Detto ciò, 3 mesi fa smetto di fare video perché non avevo il tempo materiale, perché tralasciando appunto l'inizio della mia intern come data engineer, quindi quella persona che in breve si occupa di creare processi, monitorare i processi che siano in grado di gestire grandi quantità di dati, di modificarli, insomma, di ricavare informazioni utili da grandi quantità di dati. Non avevo il tempo materiale perché oltre alla mia intern in Amazon, che comunque mi prendeva dalle 8 ore, forse di più al giorno, comunque lavoravo dalle 9 alle 18, poi dovevo lavorare anche alla mia tesi, perché sappiate che mi sono laureato in data science, scienza dei dati, machine learning, quelli che utilizzano modelli senza assolutamente capire che cosa il modello faccia, però finché l'output va bene si accetta, se non va bene si fa hyperparameter tuning, come mi diceva il mio senior ieri alla serata. Lo studio della mia tesi consiste nell'analizzare come modelli di machine learning migliorano o meno le proprie performance se sono in grado di comunicare, di scambiarsi informazioni tra di loro. Insomma, un po' come quando si copia durante un compito in classe, la mia tesi si è focalizzata sul capire se, permettendo agli alunni, ovvero in questi modelli di intelligenza artificiale, di comunicare tra di loro, ovvero di copiare nel caso del compito in classe, se poi le performance, ovvero il voto, nel caso del compito in classe, aumenta o meno. Cosa molto figa di questo periodo? Cosa molto figa, ragazzi, è che io ero assolutamente convinto che ce l'avrei fatta. Mi sono autosuggestionato a crederlo. Poi magari farò un video su come sia possibile autosuggestionarsi in maniera positiva, anche se bisogna stare attenti. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ero assolutamente convinto che ce l'avrei fatta, ce l'ho fatta. Ecco, sono fiero della laurea? Assolutamente no, me ne frega niente. Cioè, non ho preso il massimo, ho preso 105 su 110. Non avrò un futuro né una fidanzata? Probabilmente sì, a causa di questo. No, a parte gli scherzi, non me ne frega assolutamente niente, per vari motivi. Non penso assolutamente che la laurea influirà in qualche modo sulla mia carriera, però ecco la cosa di cui sono stato molto fiero relativamente al raggiungimento, chiamiamolo di obiettivo, anche se per me non lo era, perché lo vedevo e lo era una cosa molto scontata, cioè che essere arrivato a laurearmi era scontato, non perché sia particolarmente intelligente, ma perché insomma ci sono delle cosine da fare, se sai un minimo gestirti il tempo e hai fame, le cose le fai e ci riesci, anche se l'università ti rema contro. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto perché il livello di stress è stato elevatissimo. Quindi io di base la mattina mi svegliavo alle 7, tornavo a casa alle 11 perché alle 9 dalle 9 alle 6 lavoravo, poi tutta la sera rimanevo in ufficio a lavorare alla tesi, i weekend dalla mattina alla sera, sabato e domenica, praticamente quasi ogni weekend, perché ogni tanto lavoro pure da casa, lavoravo alla tesi. Voi direte che cosa c'è di bello? È bello perché ti spingi oltre i tuoi limiti. Mi sono reso conto di poterlo fare, l'ho fatto. Mi sono reso conto di avere gli strumenti per poter gestire, non solo a livello ecco, di strumenti, a livello di Google Calendar, questa roba qui per gestirmi il tempo, ma anche a livello personale di poter gestire lo stress, di poter gestire i task, di poter gestire le priorità e soprattutto dimostrate a me stesso che qualora un domani, e questo domani vi assicuro che
è molto vicino, io volessi fare qualcos'altro oltre al lavoro, quindi volessi portare avanti un mio progetto, posso farlo, sono in grado di farlo, perché l'ho già fatto, visto che praticamente lavorare alla tesi era come avere un secondo lavoro. Quindi riassumendo, mi interessa qualcosa della laurea? Assolutamente no. Mi interessa qualcosa del voto? Assolutamente no. Mi è interessato il percorso personale che ho intrapreso all'interno, appunto, durante questo periodo, questi 2 anni di magistrale, che mi hanno portato a fare diverse cose, a prescindere dall'università. Assolutamente sì. Uhm, okay, sono molto felice del fatto che durante questi anni, anche grazie al Covid, ho aperto il podcast, ho parlato ragazzi, ho parlato davvero con tutti, ho parlato con tutti. Ho parlato non solo all'interno del podcast, ovviamente ho avuto modo anche di chiacchierare, parlare, fare chiamate, anche con ospiti che poi purtroppo per vari motivi non ho avuto modo di portarvi. Ho parlato con tutti, ho parlato con Senzatetto per strada a Milano, a Bologna. Ho parlato con gente, con ragazzi che purtroppo a causa di, malattie terminali poi sono morti. Ho avuto modo di chiedergli quali erano i loro sogni, che cosa avrebbero voluto avere o meno in quel periodo lì, che cosa gli mancava, che cosa non gli mancava. Le risposte sono state molto positive, anche se poi a pensarci ovviamente è un po' triste, no, perché molte di queste persone non ci sono più, o quantomeno alcune non ci sono più. Però al contempo anche questa è crescita, guardare la morte in faccia, come ho già detto, in alcuni video precedenti. Ho avuto modo di intervistare imprenditori, ho avuto modo di parlare con manager da Seattle, ma non perché Seattle sia figo, per in generale comunque gente che sta top, 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 top. Ho avuto modo di crescere, ho avuto modo di fare tantissime cose. L'università, qualcuno mi chiede l'università, sarò estremamente onesto, per quanto mi riguarda è abbastanza mediocre, cioè si riempiono molto la bocca con progetti, si fanno i progetti, ragazzi. Allora, se il progetto lo fate insieme ai vostri colleghi, ovviamente è una cosa bella, di team, si gioca, si scherza, si portano risultati. Il problema qual è? Che nel momento in cui, a mio modesto parere, non c'è un docente, non c'è un qualcuno che ti segua un minimo durante il progetto e che quindi ti dica: "Guarda, questa cosa qui magari prova a farla così, prova a farla colà", che cosa rimane? Rimane un insieme di persone, te e i tuoi amici, che ovviamente non siete esperti, quindi fate questo progetto, il più delle volte senza seguire le buone pratiche, senza che nessuno poi ti vada a chiedere: "Perché hai fatto questa cosa qui, perché hai fatto questa cosa qua", quindi alla fine devi condensare tutto in 10 minuti. Tu ti porti il tuo voto a casa, però mi chiedo se a livello di apprendimento che cosa tu abbia effettivamente imparato e soprattutto se quelle cose che imparate poi le hai imparate bene, soprattutto nella data science, dove davvero basta prendere il modellino da GitHub, lo applichi e ottieni cose positive, ma tu non sai assolutamente nulla, di quello che sta facendo il modello, se non lo vuoi sapere. Altrimenti ovviamente la scelta è sempre tua, deciderai tu se morire come data scientist tecnico, robottino, scimmietta che va lì e utilizza i modellini, oppure come persona che un minimo ha cognizione di causa di ciò che sta facendo. Quindi, ripetendo, periodo molto figo, molto stressante, ma molto figo. Ho dimostrato a me stesso varie cose. Ho dimostrato a me stesso che non me ne frega assolutamente nulla del sacrificio che bisogna fare per raggiungere determinati obiettivi. Posso alzare la mia barriera del sacrificio a livelli quasi da no, alieni. Quindi questa cosa è importante. Esperienze in Amazon, cose positive, beh, incontri un sacco di gente smart, davvero smart, gente viva, non zombie, non gente che sta lì a 25 anni a lamentarsi delle tasse, gli alieni e Draghi non mi dà il lavoro e altre cose così. C'è gente che vuole mordere la vita, ha un piano, sa come raggiungerlo, magari non sa come raggiungerlo, ma ha un piano e non morirà con i rimorsi, che questa è la cosa importante, ragazzi, non morirà con i rimorsi. Ehm, gente forte non solo lato tech, anche lato business, come dicevo appunto a alcuni miei amici. Ho conosciuto Marco, che spero, non lo so, forse no, guarderà questo video, persona molto molto forte lato business, era in grado di porre le domande giuste al momento giusto, alle persone giuste, era in grado di capire i bisogni latenti, era in grado per l'appunto di comunicare. Lui era un bravissimo, è un bravissimo comunicatore, un bravissimo ascoltatore, uditore, non so se si può dire questa cosa qui, e niente, quindi in generale gente molto molto smart, gente ecco che stimo, quelle persone lì di cui mi sto circondando nella vita. Lati negativi è che ovviamente questa cosa qui quando ecco una cosa importante, perché già arriveranno i geni della lampada, ovviamente ragazzi, Amazon
come Google, come queste cose qui, queste aziende qui sono enormi, capi? Quando io vi parlo della mia esperienza, parlo della mia esperienza in un team, ci sono vari team all'interno dell'azienda. Quindi non vorrei che magari arrivi qualcuno e dica: sì, ma io però mi sono trovato via. Sì, certo, ho lavorato magari in un altro stato con un altro team, quindi è chiaro che la tua esperienza sia diversa dalla mia. Quello che comunque il lato negativo è che quantomeno nel mio team non c'era un piano di crescita dell'intern, nel senso che spesso venivano assegnati task che quantomeno apparentemente lato intern, quindi una persona che è appena entrata non ne sa molto di come funziona il tutto, potevano sembrare un po' sconnessi. Quindi spesso non si vedeva il perché, il fine, il perché tu mi stai facendo fare queste cose. Questo ovviamente è un lato negativo. Il lato positivo qual è? Che se sei una persona proattiva impari anche a gestire quei task non semplici, perché ecco, tipicamente ci sono dei task semplici, strutturati, in cui si sa quello che si deve fare, si sa più o meno quale risultato quei determinati step, a quale risultato quei determinati step porteranno, e poi ci sono task in cui non si, sai solo che c'è un problema, sai solo che c'è un problema, ma non sai come risolverlo. Questa qui è ovviamente una cosa negativa. Spesso mi sono proprio sentito perso, cioè nel senso ho contattato tutti e questo, il problema comunque rimaneva, però è figo, perché ovviamente difficoltà affrontate, la vita è questa, ti fa crescere. Quindi un po' questo. Ah, ovviamente, lato negativo però, cioè, non è una cosa di Amazon in generale, non credete che entrare in queste aziende vi porti assolutamente alla felicità, perché soprattutto nel mondo dell'informatica, comunque delle fang, chiamiamo così, no? C'è sempre questa roba qui delle fang. Ovviamente guadagni molto, vabbè, in Italia, cioè, vabbè, non me lo sto nemmeno a dire, cioè non ha assolutamente senso a livello economico, a mio parere, rimanere in Italia se si lavora nell'ambito tech, tranne qualche rarissima eccezione che sta a Milano. Tutti i ragazzi sì, li conosco, quegli imprenditori, non tutti ovviamente, è chiaro che ci sono eccezioni, ma cioè, voglio dire, non puoi basare il discorso sulle eccezioni, capito? Cioè la media è quella che è, gli stipendi fanno schifo e il paese è in un lento declino, non solo economico, ma in primis culturale. Cioè, quando sono entrato lì, per come sono fatto io, ho detto, ok, l'ho fatto, no? Si fa. Effettivamente si fa, cioè non è impossibile, assolutamente. Però cazzo, io mi sono detto, cioè, capito, io sono cresciuto dove la massima aspirazione è il posto fisso e ai ragazzi e alle ragazze viene venduto il sogno di morire in ufficio a 30 anni, dopo 40 anni di lavoro, prendendo uno stipendio che assolutamente non so come ti può permettere di avere una vita dignitosa oggi. Forse un tempo sì, anche perché non so se poi quegli stipendi lì, soprattutto nel pubblico, nelle forze armate, questa cosa qui li riaggiustano in base all'inflazione. Non lo so, non penso sinceramente. Ecco, cioè, quindi per me è questo, col senno, guardando indietro, sono molto felice di questo. Sono molto felice anche dei messaggini che ho ricevuto di ragazzi e ragazze che comunque, adolescenti, comunque hanno vissuto la mia stessa situazione, cioè di base non sapevano con chi parlare, perché in certi contesti, al di fuori di culo, tette, droga e calcio, nel caso dei ragazzini, mentre nel caso delle ragazze, no, non lo dico, non lo dico, non lo dico. Eh, sì, si sentivano isolati perché lo sono, perché lo ero, cioè pure ero isolato. Ero isolato. Ovviamente sì, puoi fingere nei contesti sociali, vai lì, parli, fatti del bacino con la ragazza, però poi effettivamente la sera dici, ma con chi sto scendo, perché sto scendo con queste persone? Poi scusate ragazzi, mi metto comodo, oggi mi sento un po' Big Luca, che vi fa vedere i piedini, poi i piedini non ve li faccio vedere perché quantomeno vorrei essere pagato per questo. E ho deciso di iniziare un percorso con uno psicologo, ma giuro che non sono un pazzerello, perché si sa che solo i pazzerelli vanno dallo psicologo, ovviamente, no? Cioè, giusto, no? Si sa, no? Ok. No, a parte gli scherzi. Perché? Perché, diciamo, ho vissuto situazioni familiari durante la mia giovinezza, che per vari motivi mi hanno portato a dubitare della mia parte emotiva. C'era la mia parte emotiva, ovviamente dimostrare le mie emozioni era sempre, come dire, un sinonimo di debolezza. Ovviamente so che è stupido quando hai 30 anni, quando hai 20 anni, poi dire ok, chi mostra emozioni è debole. Diciamo che nel momento in cui decidi di chiuderti è perché in un certo modo sai che l'aprirti in determinati ambienti porterà a farti soffrire. Quindi questa cosa qui, con il tempo mi sono chiesto, ok, voglio esplorare il mio lato emotivo. Ovviamente da solo non potevo farlo, cioè, potevo farlo fino a un certo punto, quindi mi sono deciso di affidarmi a un esperto. È stato molto positivo. Le domande che mi ha fatto di base me le ero già poste, però penso che a me semplicemente abbia aiutato il fatto di dire a una persona quello che ho vissuto. Mi ha fatto riflettere su delle cose, ma comunque vabbè, bello, mi piace, mi sta piacendo molto, consiglio a tutti, cioè a tutti, nel senso,
qualora doveste sentirne la necessità di farlo. Poi che altro, ragazzi, sviluppi futuri. Mi sto sentendo con vari imprenditori, vi porterò nuovi ospiti sul podcast. Non so ovviamente quanto tempo potrò dedicarci, perché dovrò anche studiare per le interviste. Per le interviste intendo dire per i colloqui, scusate, perché in inglese è interview, quindi traduco come interviste in realtà, e in italiano i colloqui di lavoro. C'ho varie cose sul piatto, c'ho varie proposte, c'ho soprattutto una proposta sul piatto relativamente a una startup nell'ambito dell'edutech, che questa startup si occupa di sviluppare un software che consentirà alle persone di studiare in maniera efficiente, non vi posso dire di più. Che altro, ragazzi? Non lo so, vedremo, vedremo. Io ovviamente ho un piano di attacco, come sempre aggredisco la vita, studierò qualcosa, contatterò persone. Però sì, in generale, ecco, questi periodi sono stati periodi intensi, intensi. Ho dimostrato a me stesso quello che credevo di essere prima di aver fatto ciò che ho fatto. Quindi che cosa ho fatto in questi mesi? Ho lavorato in Amazon, ho scritto la tesi, mi sono fatto seguire da uno psicologo, ho conosciuto un pozzo di persone, probabilmente lavorerò in una startup, non lo so se accadrà, ma comunque il punto è questo. Continuerò col canale? Assolutamente sì. Non so ovviamente con che frequenza perché ho altre priorità. Comunque voi fatemi sapere qualora vi dovesse interessare uno specifico argomento, vediamo se riesco a portarvelo. Niente ragazzi, adesso questa parte qui la dedico assolutamente a me. Che cosa ho capito? Comunque in questi 2 mesi che cosa ho avuto modo maggiormente di approfondire a livello anche personale? In primis sto ponendo le basi della mia carriera imprenditoriale, che non so quando accadrà, ma accadrà ragazzi, perché io non morirò con i rimorsi. Non morirò con i rimorsi, non morirò appiattendo la mia personalità. Io rimango sempre un ragazzo curioso e pieno di vita, quindi non permetterò che il lavoro mi appiattisca i miei hobby e che alla fine mi riduco a essere uno zombie che cammina e insegue solo il piacere temporaneo, il sesso, le droghe, e il cibo, e siamo felici solo dopo lavoro e facciamo la settimana d'agosto e poi bestemmio dal lunedì al venerdì perché il mio lavoro non mi piace. Quindi ecco, questa fine io non la farò, non la farò. Quindi Daniele, tra 10 anni se stai guardando questo video, rifletti se sei diventato uno zombie o se sei ancora pieno di vita, se la vita ti piace, rifletti su quanto ti piace la vita. E che altro, ragazzi? Non ho molto da dire, non ho molto da dire. Riassumendo, Amazon, Google, queste cose qui, parlando anche con altri amici, sono il paradiso? No, assolutamente no. Sono l'inferno? Assolutamente no. Semplicemente non fatevi abbindolare da queste cose qui. E comunque è uscito anche il nuovo album di Rondo da Sosa e consiglio a tutti di andarla a vedere. Quindi messaggio a Daniele del futuro, se stai guardando questo video, chiediti se sei diventato uno zombie, se sei diventato semplicemente, come dice Marco Aurelio, un cadavere, un'animuccia che trascina il cadavere. È molto importante questa domanda qui, perché eventualmente ti dovrai rimettere sui binari, che non ci abbiamo tempo per essere infelici. Non ci abbiamo tempo. Detto questo, niente ragazzi e ragazze, ci tenevo a fare questo video perché volevo che le mie trap star sapessero che cosa sta accadendo, o comunque che cosa è accaduto e che cosa accadrà. Il canale sì, mi piace molto, mi permette di esprimermi, poi comunque penso di portarvi contenuti interessanti, vi faccio conoscere persone nuove, io in stesso conosco persone nuove e quindi conosco me stesso attraverso gli altri. Gang, gang. Solite cose, aggredite la vita, girate con persone serie che abbiano obiettivi, non stiano lì a lamentarsi, a parlare del nulla, a fare gossip a 30 anni, ragazzi, veramente la vita è una, la vita è una. E quando parlavo, quando ho avuto modo di parlare poi purtroppo con alcuni ragazzi, con alcune persone, o comunque con alcuni familiari di persone che poi sono morte, indovinate poi qual è la classica cosa? Indovinate qual è la classica cosa, ragazzi? Alcuni si sono pentiti di non aver vissuto la vita che avrebbero voluto vivere, ma di aver vissuto la vita che gli altri gli hanno imposto. Gli altri gli hanno imposto. Qualcuno si è pentito anche di non aver mai detto ti amo. Non lo so se farò questa fine. Vedremo. Qualcuno si è pentito di aver lavorato troppo. Non lo so se farò questa fine. Vedremo. E niente, ragazzi, aggredite la vita, abbiate un piano. Cazzo, abbiate un piano. Io sono Daniele da Sosa. Ci si vede.